Oggi vedremo come realizzare una gonna trapezio lunga, è un lavoro veramente semplice e facile. La gonna poi ha uno stile che sta bene a tutte ed è abbinabile sia con qualcosa di elegante per la sera che con qualcosa di più casual durante il giorno. Per realizzarlo ho utilizzato un raso di cotone opaco leggerissimamente elasticizzato. Se vi interessa sapere dove l'ho acquistato, qui sotto nella info box ci sono tutte le informazioni. Si tratta di un'azienda italiana che vende prodotti online a un prezzo veramente eccezionale. E qualcuno di voi mi ha scritto che realizzo sempre capi per persone magre. In realtà, per farvi vedere come stanno indosso, le devo fare sulla mia figura e quindi fare una taglia 42. Però voi dovete e potete chiaramente adattarle alle vostre misure e alla vostra figura. Quando per esempio ho fatto i pantaloni in palazzo sono partita da un pantalone della tuta mio, voi chiaramente ne utilizzate uno vostro con le vostre misure. E partiamo quindi col tutorial, vedrete che è veramente semplice e facile da realizzare. Se vi piace iscrivetevi al mio canale per rimanere sempre aggiornati e lasciatemi dei commenti qui sotto. Alla prossima, ciao! Ponete il vostro tessuto in doppio con l'apertura centrale, parte diritta all'interno. Riportate le misure come dal cartamodello, ricordatevi di lasciare 3 cm in fondo per l'orlo e 1,5 cm per i margini laterali e per l'alto dove c'è la cintura. Tagliate quindi la stoffa. Dopo aver tagliato la prima parte, posizionatela sul resto del tessuto e tagliate la seconda. Mettete degli spilli affinché non si sposti la stoffa durante il taglio. Appoggiate la parte alta della gonna sul tessuto che vi rimane per ricalcare la curva della vita. Il cinturino deve essere alto 8 cm, quindi aggiungete 2 cm sopra e sotto per i margini, totale 10. Ecco, se avete un micio curioso, chiudetelo in una stanza.
Posizionate quindi i due tessuti diritto contro diritto e cucite lungo il fianco destro. Questo primo cinturino va cucito in alto sopra la gonna perché ne è appunto la cintura, non va appoggiato come l'ho appoggiato io. Una volta fatta la cucitura, aprite i margini e stirateli in modo che la cucitura venga bella piatta. Ora cuciamo l'interno della cintura. Posizionatela diritto contro diritto e fate una cucitura con punto diritto. Dopodiché rivoltate la cintura all'interno, piegate di circa 1 centimetro la parte bassa andando a ricoprire i margini interni. Sulla parte diritta fate quindi una cucitura lungo la cucitura già esistente in modo che non si veda. Ecco cucita tutta la cintura, non si vedono cuciture e margini a vista. Provate la gonna e stabilite la larghezza che desiderate. Ponete degli spilli e stirate il tessuto. Su queste pieghe che si formano posizionate poi la cerniera invisibile, cucitela con l'apposito piedino e dopo, una volta cucita la cerniera, cucite lungo tutto il fianco con un punto diritto fino in fondo. Infine ripiegate l'orlo verso l'interno e cucite l'orlo con un punto diritto. Stirate quindi la gonna. Se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale e lasciatemi dei commenti.